Ciao e benvenuto o benvenuta ad un nuovo episodio di Podcast Italiano Principiante, un podcast dove imparare o migliorare l'italiano attraverso l'ascolto di storie, conversazioni e riflessioni. Siamo ad agosto, il mese più caldo dell'anno in Italia, e alcuni di noi sono in vacanza. Dopo un lungo anno, finalmente meritavamo una bella vacanza. Io sono in Grecia al momento. Essendo di Roma, quando arriva agosto devo scappare dalla mia città. Non so se sei mai stato o stata a Roma ad agosto, ma è una sofferenza. La temperatura è altissima, il sole picchia già dalle 8 del mattino, bollente, e non c'è vento. Le strade di periferia, cioè dove viviamo noi locali, sono praticamente vuote, deserte. L'asfalto, sotto il caldo, sembra sciogliersi lentamente e in lontananza si vede quel tremolio caldo che deforma l'aria sopra la strada. A Roma, ad agosto, il caldo è pesante, umido, si suda tantissimo, toglie l'energia e la voglia di muoversi. E di solito, dall'1 alle 4, anche i pochi romani rimasti in città preferiscono restare chiusi in casa, aspettando che il sole si abbassi un po' prima di uscire di nuovo. E poi in generale i negozi sono tutti chiusi. Fuori c'è il classico cartello stampato: chiuso per ferie, riapriamo a settembre. Il fruttivendolo sotto casa, il bar all'angolo, la lavanderia, la libreria, tutti chiusi, tutti in pausa. Un'intera città praticamente ferma. Ma dove sono andati tutti? Nel mio caso, io sono scappata in Grecia, sono ad Atene. Ma dove vanno in vacanza il resto degli italiani? In Italia o all'estero? Bene, oggi parliamo proprio di questo, perché abbiamo parlato tante volte del fatto che l'Italia è una meta di viaggio molto amata dai turisti, specialmente in estate, ma non abbiamo mai parlato di quali sono le mete di viaggio preferite degli italiani. Allora ho fatto qualche ricerca sul sito dell'Istat, che è l'Istituto Italiano di Statistica, ma anche su quello di Federalberghi, l'Associazione Italiana degli Albergatori. E devo dire che le mete di viaggio degli italiani un po' mi hanno sorpresa. Non mi ero mai interrogata su questa cosa in passato. Prima di condividere con te le mie ricerche, ti ricordo che questo episodio è accompagnato da una trascrizione interattiva. Se accedi al sito app.podcastitaliano.com la troverai subito. Se apri la trascrizione puoi seguire il testo mentre mi ascolti parlare, ma anche tradurre parole o porzioni di testo, espressioni idiomatiche, verbi, tutto direttamente nella tua lingua. E puoi anche cliccare sulle parole evidenziate per leggere le spiegazioni grammaticali, culturali o lessicali e vedere foto, se ci sono. Puoi commentare, votare l'episodio se ti è piaciuto e fare 1000 altre cose. L'obiettivo è permetterti di capire il testo senza dover continuamente aprire dizionari, cercare traduzioni o interrompere l'ascolto. Tutto quello che ti serve per imparare è già integrato nella trascrizione, in modo semplice, intuitivo e molto comodo da usare. E la cosa migliore è che queste risorse sono completamente gratis e super facili da usare. Se vuoi migliorare il tuo italiano in modo efficace e con il minimo sforzo possibile, ti consiglio davvero di provarle. Puoi trovare la trascrizione sul sito podcastitaliano.com oppure nel link che trovi nelle note di questo episodio su Spotify, Apple Podcast o nell'app che stai utilizzando. Ma veniamo a noi.
Dove vanno in vacanza gli italiani? All'estero o restano nel bel paese? Dunque, la maggior parte degli italiani, quasi 9 su 10, sceglie di restare in Italia per la propria vacanza principale. 9 su 10 è un numero altissimo e ci dice quanto gli italiani amino il proprio paese, il mare, le montagne, i piccoli borghi, il cibo di casa. Ma non tutti restano. Esiste una parte di italiani, più piccola, ma comunque fatta di milioni di persone, che ogni estate decide di partire verso altri paesi. E quando questo succede, quali paesi preferiscono? Quali sono i paesi che convincono gli italiani a lasciare l'Italia? A quanto pare il primo paese è la Spagna e devo dire che lo capisco. Sono stata 2 settimane a Madrid, un mese fa, e ho amato ogni secondo. Quella città è vita pura, quindi da italiana questa scelta mi pare corretta. Anche io ho preferito andare in Spagna piuttosto che restare in Italia quest'estate. E pare che da moltissimi anni la Spagna sia il paese straniero preferito dagli italiani. Barcellona, con le sue strade artistiche disegnate da Gaudì, Madrid, con la sua energia notturna, e Ibiza, che da decenni è la meta dei giovani che cercano musica, spiagge e feste fino all'alba. Tutto questo attira ogni anno moltissimi italiani. Non è un caso se, secondo i dati dell'Istat, circa il 16% di tutti i viaggi degli italiani all'estero ha come destinazione proprio la Spagna. Viva Spagna! Anzi, colgo l'occasione per fare i miei complimenti ai nostri amici spagnoli per la vittoria dei mondiali. Io ho tifato la Spagna tutto il tempo, sono veramente contenta. Comunque, subito dopo la Spagna, il paese più scelto è la Francia. E qui la protagonista è sempre lei, Parigi, seguita da Costa Azzurra e Provenza. Parigi non passa mai di moda. Una passeggiata sulla Senna, una foto davanti alla Torre Eiffel, un caffè in un bistrò. Sono immagini che continuano ad attrarre generazioni e generazioni di viaggiatori italiani, non solo i più giovani. Fin qui mi ritrovo con questi dati. Sono stata in Francia e sono stata in Spagna. Il terzo paese più visitato e scelto dagli italiani è la Croazia. E basta guardare una cartina per capire il perché. La Croazia è praticamente dall'altra parte del Mare Adriatico. Si raggiunge in poche ore di macchina o di traghetto e le sue coste, con le acque trasparenti e le città storiche, ricordano molto quelle italiane, ma con prezzi spesso più bassi. La Croazia mi manca, non ci sono mai stata, devo rimediare. Al quarto posto troviamo la Grecia, dove sono io in questo momento. Sono la prova vivente che questi dati siano accurati. La Grecia con le sue isole che sembrano uscite da una cartolina, Mykonos, l'isola Persingol, con la sua vita notturna, e Santorini, l'isola per le coppie, con le case bianche e blu che si affacciano sul vulcano. Molti italiani quando parlano della Grecia dicono è come l'Italia, ma diversa. Ed è una frase molto tenera, secondo me, perché tra italiani e greci c'è un rapporto quasi di parentela, no? In un certo senso. Siamo fratelli. Migliaia di anni fa i greci hanno colonizzato buona parte del sud Italia, la nostra Magna Grecia. Quindi in un certo senso il sud Italia è stato greco per secoli, prima ancora di diventare italiano. Poi Roma ha conquistato la Grecia, i romani sono rimasti affascinati dalla cultura greca e l'hanno assorbita. La filosofia, l'arte, la mitologia, il teatro. Ma al di là della storia, che influenza la cultura e quindi la società e le persone, per questo siamo molto simili, c'è anche il fatto che siamo bagnati dallo stesso mare,
il Mediterraneo, e questo crea uno stile di vita molto simile. Anche il cibo si assomiglia tantissimo: olio d'oliva, pomodori, formaggi, pesce, il vino, le verdure grigliate e poi i valori, le abitudini. Insomma, siamo popoli molto simili. Quindi Spagna, Francia, Grecia e Croazia sono i paesi più amati dagli italiani per l'estate. Ma prima abbiamo detto che solo un italiano coraggioso su 10 sceglie di andare in vacanza all'estero. E chi resta in Italia cosa fa? Perché vi assicuro che Roma ad agosto, centro a parte, è vuota. Beh, siamo italiani, siamo esseri semplici, quindi mare. Dateci il mare e saremo felici. Il 75,1% degli italiani che resta in Italia va in vacanza al mare. La montagna arriva seconda, la sceglie solo il 13,7%. Poi ci sono le città d'arte, scelte come meta di viaggio solo dal 4,8% degli italiani. Beh, non riesco ad immaginare una vacanza ad agosto a Firenze o a Roma. Io voglio la spiaggia, la sabbia, il sole, il mare. C'è però un dato che ho trovato che merita una riflessione più profonda e che racconta un lato meno festoso dell'estate italiana. Secondo un sondaggio condotto da Federalberghi, quasi la metà degli italiani, precisamente il 48,5%, quest'anno, nel 2026, non farà nessuna vacanza tra giugno e settembre. E il motivo principale, in più della metà dei casi, è semplicemente la mancanza di soldi. Altri restano a casa per motivi familiari oppure per motivi di salute. È un dato molto triste. Dobbiamo essere sempre grati delle possibilità che abbiamo di viaggiare. A volte lo diamo per scontato, ma ci sono persone che purtroppo non hanno queste possibilità, che non possono permettersi di partire, purtroppo. Per chi parte, in generale, la vacanza principale dell'italiano, dico principale perché magari durante le vacanze un italiano fa più vacanze, scusa il gioco di parole, ma la parola vacanze ha due significati: ferie e viaggi. Quindi dire perché magari durante le vacanze fa più vacanze equivale a dire durante il periodo di ferie fa più viaggi. Comunque, dicevamo? Ah sì, in generale la vacanza principale dell'italiano dura in media dai 7 ai 10 giorni e costa circa 1.000 euro a persona, considerando viaggio, cibo, hotel e divertimenti vari. Ma non finisce qui, perché sempre secondo i dati, quasi 3 italiani su 10 decidono di fare anche una seconda vacanza durante l'estate, più breve e più economica, che dura in media 4-5 giorni e costa complessivamente sui 500 euro. Sempre secondo i dati, il mese più amato dagli italiani per partire è agosto, senza dubbio. I numeri lo confermano perfettamente. A giugno partono circa 16 milioni di italiani, a luglio 16,3 milioni e ad agosto ben 17,5 milioni. Poi a settembre solo 4,7 milioni. Agosto resta quindi il vero cuore pulsante delle vacanze italiane, nonostante il caldo pazzo. Per quanto riguarda il tipo di struttura in cui preferiscono alloggiare gli italiani, la scelta più comune resta l'hotel o il villaggio turistico, preferito dal 30,6% delle persone. Ma subito dopo, con un dato che forse non sorprende, troviamo la casa di parenti o amici, scelta dal 28,6%. Gli italiani, insomma, amano ancora appoggiarsi alla rete familiare e amicale,
anche quando si tratta di organizzare le vacanze. Si spende meno e siamo tutti contenti. Come si muovono gli italiani per raggiungere la propria destinazione dentro l'Italia? Allora, 2 italiani su 3, cioè il 64,4%, usano la propria macchina. Solo il 25,1% preferisce l'aereo e una piccolissima parte, appena il 3,3%, sceglie il treno. La macchina resta quindi il mezzo di trasporto preferito, forse anche perché molti italiani scelgono destinazioni vicine, raggiungibili comodamente su strada. Infine, cosa fanno gli italiani durante le proprie vacanze? Le passeggiate restano l'attività più amata, scelta dal 67% delle persone. Subito dopo troviamo le gite e le escursioni per scoprire il territorio con il 51%, seguite dal semplice piacere di fare il bagno al mare, al lago o in piscina mentre si gusta una buona crema di caffè con il 47%. E naturalmente non possono mancare le serate con gli amici a ballare, che secondo il 46% degli italiani è l'attività dell'estate per eccellenza. E le cene al ristorante, scelte dal 45% dei vacanzieri italiani. Perché una vacanza a dieta non la vuole fare nessuno. Mi raccomando, godetevi l'estate, mangiate, ballate e bevete. L'episodio di oggi finisce qui. Ho trovato questi dati molto interessanti, devo dire, e da italiana mi ritrovo veramente in tutto quello che ho scoperto. L'Italia è un paese diviso in 2 anime. Da una parte la stragrande maggioranza degli italiani che ogni estate resta fedele al proprio paese, scegliendo il mare, la montagna, i laghi e le città d'arte italiane. Dall'altra parte una minoranza, comunque enorme, fatta di milioni di persone che ogni anno attraversa i confini verso la Spagna, la Francia, la Croazia, la Grecia, eccetera. Secondo te, io di quale gruppo faccio parte? E soprattutto, aspetto un tuo commento dove mi racconti dove sei andato o dove andrai in vacanza quest'anno e anche perché hai scelto quella meta. Sono molto curiosa. Io ti auguro una buona vacanza, divertiti, balla, mangia, esplora e goditela il più possibile. Un saluto dalla Grecia e ti aspetto giovedì prossimo con una storia. Ciao!